Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la prima metà di agosto 2026. Abbiamo la carta del matto, amici. Nuovi inizi, nuove conoscenze, nuove avventure. Per qualcuno potrebbe fare riferimento a dei viaggi o a dei nuovi flirt anche. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail, oppure sotto nella descrizione del video trovate il link alla pagina web, il numero di telefono, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e al videocorso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, partiamo con la morte, un 2 di spade, asso di spade, sacerdotessa, nove di spade, torre, e qui abbiamo 8 di spade, wow, e fante di spade. Ragazzi, avete solo spade, solo spade. E qui, tra l'altro, in un arcano maggiore c'è la spada, c'è la falce. Quindi un periodo super mentale, mi verrebbe da dire, con tanta mente, tanta analisi. Adesso andiamo a vedere carta per carta. Tenete presente che adesso leggerò il vostro movimento energetico e se siete single potete rimanere con questa parte della lettura perché appunto la leggerò come per i single. Chiaramente se avete qualcuno cercate di adattare la lettura alla vostra realtà. In un secondo momento andiamo a vedere l'evoluzione energetica della vostra persona di interesse o dell'eventuale persona che potreste andare a conoscere in questa linea e poi cercherò di, diciamo, incastrare le due energie. Allora, partiamo da questa morte, amici della bilancia, io sento che qualcuno di voi si sta come lasciando un periodo indietro. Mago e 5 di bastoni, c'è come un nuovo inizio, una rinascita, qualcosa di nuovo che si fa. Con questo 5 di bastoni potrebbero esserci dei temi a inizio agosto legati magari a delle controversie che potreste avere, eh, perché se fosse come un nuovo modo di agire che andrete così adoperando, potreste trovare come una specie di scoglio dall'altra parte e potrebbero esserci persone che vi dicono non ti riconosco, non è da te. E voi comunque mantenere, mi viene da dire, la vostra linea di azione, la vostra nuova linea di azione con questo mago. C'è qualcosa che sta cambiando nel vostro modo di agire, di manifestare, di fare, di andare avanti nella vita. Andiamo a vedere il 2 di spade, che di solito parla di un bivio, di una scelta. 9 di pentacoli, asso di spade e matto. C'è qualche tema con questi assi di spade che verranno fuori? Potrebbe essere la conoscenza di qualcuno. Se per esempio questa morte per voi rappresenta la fine di una storia precedente e questo nuovo inizio, questo nuovo modo di porsi potrebbe effettivamente aprire il passo, mi viene da dire, a una nuova conoscenza. Sapete perché mi sono bloccata un attimo? Perché ho come la sensazione che questo 2 di spade per qualcuno di voi possa fare riferimento a una storia uscente e a una storia entrante. Andiamo a vedere l'asso di spade.
9 di bastoni e regina di coppe, però non erano cadute. C'è come qualche cosa inerente ai sentimenti, probabilmente, di cui dovrete discutere. Allora, abbiamo un 7 di pentacoli, un re di coppe, un 6 di pentacoli, un 6 di bastoni. Io sento che i temi di cui andrete a discutere saranno un po' il dove stiamo andando, che tipo di accordi prendiamo per questa situazione, per questa relazione, è un po' come il definire che cosa siamo, definiamo dove vogliamo andare, che cosa ci possiamo dare. Devo dire che ho la sensazione che voi vorreste fare le cose un po' alla luce del sole, eh? Andiamo a vedere la sacerdotessa. 3 di coppe. Sacerdotessa e 7 di coppe. Ho la sensazione che qualcuno di voi stia tenendo per sé il fatto che abbia varie opzioni, mi viene da dire. Può anche essere che questa persona che si presenta non sia esattamente quello che volete voi, potrebbero esserci delle differenze di età, di mentalità, di abitudini, come se steste studiando un po' la persona o il potenziale. E nel caso questo 3 di coppe faccia riferimento a due energie che sono già presenti, come vi dicevo potrebbe essere quella uscente o quella entrante, è un po' come sento che qualcuno di voi potrebbe fare dei confronti. Andiamo a vedere il 9 di spade, perché ci sono delle preoccupazioni qua. Può essere qualche cosa inerente alla famiglia, se avete già dei figli. Potrebbe essere qualche cosa inerente ai figli in realtà. Asso di coppe, regina di denari, qualcuno potrebbe volere dei figli e non sapere se magari parlarne già subito all'altra persona. Oppure potreste essere di quelle persone che si preoccupano, magari avete già voi figli o l'altra persona ha figli e quindi c'è un po' come un pensiero del i figli accetteranno me o l'altra persona, si riuscirà a creare un rapporto di unione stabile, di apertura. Andiamo a vedere la torre però. Due di pentacoli, 5 di pentacoli, 10 di pentacoli. È come se doveste sacrificare parte della vostra libertà, parte della vostra procrastinazione, sentirei di dire, per prendere una decisione. Qui vedo questo 2 di pentacoli come passare dai momenti di carenza a momenti di abbondanza. Sento come un saliscendi delle energie in un certo senso. E qui è come se si dovesse interrompere un certo modo di fare. Potrebbe essere che queste preoccupazioni del 9 di spade vi facciano tirare indietro, vi facciano assumere questo atteggiamento un po' silenzioso, un po' ritirato della sacerdotessa, perché magari state pensando, state valutando. E poi ci sono altre volte dove magari siete più aperti, più predisposti. Però andiamo a vedere l'otto di spade. 8 di coppe. Io credo che pensiate che questa persona non sia abbastanza per voi. Fatemi sapere nei commenti. C'è un qualche cosa, un qualche differenza che fa sì che voi pensiate che questa persona non è adatta. Eh sì, è come se puntaste ad altro. Andiamo a vedere anche una carta per il fante di spade. Torre. È come se vi aspettaste da un momento all'altro il peggio,
Ma questo è colpa di questo 8 di spade, del vostro modo di pensare negativo, di queste paure che avete con questo 9 di bastoni, magari state anche mettendo delle barriere, è come se non vedeste chiaro, mi viene da dire, ma infatti una delle energie iniziali qui è il 2 di spade, come se voleste qualcosa di più elevato, però anche voi non è che siete proprio predisposti, Anzi, siete molto in fase osservazione e in fase difensiva anche, mi verrebbe da dire. Va bene, andiamo a vedere la vostra persona di interesse. Cioè, io in realtà la sento positiva, perché qui vediamo come una serie di nuovi inizi, quello che vi frega un po' probabilmente il vostro modo di pensare. Qualcuno di voi potrebbe avere come l'esigenza di curare una ferita del passato con questo 5 di pentacoli o con questa torre. Sento che è come se quello che voi prima pensavate o proiettavate con questo 7 di coppe potrebbe effettivamente cadere. Ed è per quello che poi c'è come una ricerca di qualche cosa di più alto. Segni zodiacali, prima che mi dimentichi. Scorpione. Abbiamo Gemelli, Acquario, Capricorno, Pesci e basta. Ok, andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse, come si sviluppa e come si incastra con la vostra. Sette di bastoni, 6 di coppe, abbiamo la carta della stella, che avete anche voi, 8 di coppe, 4 di coppe, il matto, che avete anche voi, 4 di coppe anche ce l'avevate, no? No. Però avete un 8 di coppe che si ripete. E re di coppe. Ragazzi, partiamo da questo 7 di bastoni. Ruota della fortuna e mondo. Io ho l'idea che questa persona, non so da quanto tempo vi stiate frequentando, se siete ancora in fase solo di conoscenza, però ho come la sensazione che questa persona abbia un obiettivo e niente la può distogliere dal raggiungere questo obiettivo, questo mondo. Andiamo a vedere 6 di coppe. Giustizia, io sento che è una persona che vuole fare le cose secondo le regole, sento che è come se stesse cercando di costruire un sogno, sacerdotessa. Io sento che, guardate, è dall'inizio della lettura che ho come la sensazione che ci sia anche un tema con la castità e adesso ancora di più perché ho come la sensazione che questa persona, siccome il 6 di coppe è proprio l'amore platonico e qui abbiamo una sacerdotessa e qui abbiamo la giustizia, è come se questa persona volesse fare le cose con calma, fatte bene, senza necessariamente dover puntare tutto sulla sfera fisica. Ho come questa sensazione, però fatemi sapere se vi risuona. Andiamo a vedere la stella. Gli amanti. Sì, questa persona ha voglia di innamorarsi, ha voglia di costruire qualcosa di concreto con voi, qualcosa che potrebbe essere anche flessibile, qualcosa di libero mi viene quasi da dire, qualcosa anche di elevato, potrebbe anche essere di ufficiale con la carta della stella. E anche voi avete un 6 di bastoni qua, quindi entrambe secondo me
puntate a qualche cosa che si possa vivere alla luce del sole. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Abbiamo un appeso e un 5 di bastoni. Si fa fatica a vedere le cose da un'altra prospettiva, o meglio, questa persona fa fatica a vedere le cose da un'altra prospettiva o ad accettare un certo tipo di situazione. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Tre di coppe. Tre di coppe, 9 di bastoni, 9 di spade, eremita, asso di bastoni. Ho come la sensazione che questa persona allora, o non si rende conto, non lo so, come l'idea che non voglia vedere questo 3 di coppe, perché qui comunque ho una carta di difesa, una carta di preoccupazione, una carta del single e una carta di attività orizzontale, mettiamola così, di iniziativa, può essere un nuovo inizio anche. Però siccome l'eremita è l'archetipo del single e qui abbiamo un 3 di coppe, ho come l'idea che questa persona stia valutando, pensando se effettivamente vale la pena lasciare tutte le altre energie o se voi, perché potrebbe anche essere che questa persona faccia un po' finta di non sapere che magari voi state conoscendo altre persone. Però c'è come un qualche cosa che la preoccupa. Ok? Andiamo a vedere il matto. Imperatore. Dieci di coppe, carro e 4 di coppe. E che io sento che questa persona qualche cosa con voi lo vuole, indipendentemente cioè come se volesse avervi nella sua energia, indipendentemente da quello che, come dire, indipendentemente dal risultato a cui può ottenere, anche se con questo 10 di coppe sento che vorrebbe proprio unirsi con voi, però ecco, probabilmente non sa ancora bene cosa fare, che movimenti effettuare, quali sono le mosse che potrebbero dare concretezza con questo imperatore al contrario. Andiamo avanti con il re di coppe. Abbiamo un 5 di spade e un 2 di pentacoli. Eh sì, è un po' in confusione questa persona. Io sento che ci saranno alti e bassi sia da parte sua che da parte vostra. È come se ci fosse qualche cosa che non vi convince, qualche cosa che non vi torna. Io sento che l'inizio è buono, perché abbiamo questo asso di spade che mi fa pensare a una chiacchiera sincera, onesta. Poi in qualche modo c'è un tema qui, probabilmente potrebbero anche essere i vostri obiettivi, non lo so, vi faccio un esempio, non sapete se stare lì dove siete o trasferirvi all'estero e quindi siete un po' lì lì che pensate se effettivamente iniziare una conoscenza profonda con questa persona oppure no, perché tra un po' ve ne andate. Ecco, un esempio come un altro. Però avete comunque il matto qui, avete il matto qui, questa persona ha il matto qui, quindi sento che c'è come questo nuovo inizio. Un po' altalenante, mi viene da dire, però c'è un nuovo inizio, ragazzi. E ha comunque, secondo me, un buon potenziale, perché la persona non ha intenzione di mollarvi. Ok, andiamo a vedere una sibilla antica per concludere la lettura.
Andiamo a vedere, ne sono uscite due. Allora, la prima è lo zodiaco. Siete di carattere calmo, carta numero 26. Siete di carattere calmo, riflessivo ma anche indeciso. Abbiate maggiore volontà e fermezza nelle vostre risoluzioni e ne avrete vantaggio. Difatti qui vediamo un po' questa indecisione, no? Con il 2 di spade. E la frase dice: volan l'ore e i dì con maggior fretta, che dall'arco non fa lieve saetta. Ok, e poi abbiamo i profumi, carta numero 27. Possono essere 2 giornate di agosto particolari. Una persona superficiale, frivola e leggera, avida solo di divertimenti, vi circonda. Siate in guardia e cercate di allontanarvi da lei. E la frase dice: odor manda la donna all'or migliore, quando seco non porta alcun odore. Wow, che roba sottile questa! Bene ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail, oppure potete scrivermi un WhatsApp, oppure potete abbonarvi al canale. Anche nella sezione degli abbonamenti tratto tutto il tema delle credenze limitanti, però lì la formazione è ben più vasta perché tratto temi di metafisica, di metamedicina, si parla di kundalini, di alto basso astrale, si parla di ego, di vista eterica, di terzo occhio, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni, in decenni di formazione personale e professionale che io sto condensando e mettendoli a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 playlist numerate dall'1 al 4 perché una meglio, è stata sdoppiata in 3A e 3B e vanno viste parallelamente queste due. Bene, detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!